fuori al liceo troviamo Roberto Renna di Open Fiber, che è la società che si è aggiudicata, ben trovato Roberto, si è aggiudicata l'appalto per la stesura dei cavi in fibra in tutta Italia, un appalto nazionale. A che punto siamo? Siamo a buon punto, abbiamo installato la nostra infrastruttura in fibra ottica su una buona parte dei comuni. Appunto il bando che abbiamo vinto a livello nazionale, quindi Open Fiber sta installando la fibra su circa 7.000 comuni, 8.000 comuni. Comuni di quella che abbiamo detto è definita area bianca, cioè aree nelle quali l'operatore privato non aveva un ritorno economico nel creare l'infrastruttura, quindi è intervenuto il pubblico e voi l'avete realizzata. Esattamente. Voi avete connesso, parliamo di San Bartolomeo in Galdo, tutte le abitazioni praticamente. Vediamo in che modo. Qui ci sono dei tecnici al lavoro in questo che viene definito armadio, un armadio stradale. Spiegaci che cos'è, Roberto. In questo armadio troviamo la fibra ottica, che è un materiale abbastanza con un potenziale quasi infinito. Facciamola vedere, la fibra ottica è all'interno di questi cavi sottilissimi. La fibra ottica è ancora più piccola di questi cavi. È ancora più piccola, sì, è un capello in vetro e all'interno di questa fibra, la possiamo vedere eventualmente da questi piccoli capelli proprio in vetro, passano i segnali luminosi, quindi segnali luminosi che portano agli utenti, alle scuole e alle aziende un servizio a banda ultralarga. La novità è che in un capello si riesce a far passare una quantità di dati incredibile, mai vista finora, sì, quasi infinita. Noi abbiamo visto adesso come la fibra ha reso possibile la didattica a distanza, ma la fibra ovviamente può essere un grande supporto per le imprese, come può essere un grande limite dove non arriva la fibra. È il caso di Zambrone in Calabria, un distretto turistico che non riesce a decollare proprio perché non è connesso alla linea internet veloce. Vediamo il servizio di Emanuela Gemelli e noi proseguiamo il cammino. Attività e noi proseguiamo il nostro cammino. Roberto, continuiamo a parlare di fibra, del lavoro svolto da Open Fiber. Voi avete lavorato anche su delle aree industriali come questa, sempre rientranti nelle cosiddette zone bianche. Esattamente. Abbiamo effettuato la realizzazione della nostra infrastruttura sulle aree industriali dove sono presenti le unità immobiliari business obbligatorie, quindi individuate da Infratel e che noi abbiamo rilegato come la Plastic di San Bartolomeo in Galdo. Molte aree industriali ancora rimangono scoperte, non sono raggiunte dalla fibra e in alcuni casi c'è chi se la crea in casa, una rete in fibra per poter sviluppare la propria attività. È il caso di una